Benvenuti viaggiatori. Allora, per il secondo video dedicato alla festività di Beltane andremo a realizzare una lanterna. Io utilizzerò i colori corrispondenti alla festività e alcuni fiori essiccati sempre corrispondenti alla festività. Quindi l'occorrente per questa creazione è ovviamente il barattolo che andremo a utilizzare per realizzare la lanterna. Io ho a disposizione questo barattolone della Nutella, quindi una volta che ho finito la Nutella ho lavato il barattolo proprio per riutilizzarlo per realizzare una lanterna. Il tappo ovviamente non ci servirà. Della colla vinilica, un piattino dove andremo a mettere la colla vinilica, un pennello, poi io andrò a utilizzare della carta riso, quindi sono quelle carte apposta per la tecnica del decoupage, e andrò a utilizzare questa carta verde e quest'altra carta molto bella che ha questi fiori bianchi e gialli, diciamo, con questa bellissima cornice dorata, e all'interno, non so se riesco a farvelo vedere, c'è una fatina che dorme sopra a un fungo. Quindi questa, diciamo, sarà la decorazione principale della nostra lanterna. Per i materiali non preoccupatevi, come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali che abbiamo utilizzato, e se volete spiegazioni e informazioni sulla festività di Beltane vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link del canale YouTube di Artifex Omni, dove troverete una playlist interamente dedicata alle festività della ruota dell'anno, compresa Beltane. Quindi iniziamo. Allora, per prima cosa mi vado a ritagliare dei pezzi di questa carta da decoupage. In modo che è anche più facile maneggiarla. Io ora ho trovato la carta riso di questo colore, ma potete tranquillamente, per la tecnica del decoupage, andare a utilizzare anche dei tovaglioli verdi o comunque dei tovaglioli. Queste sono carte fatte apposta per realizzare il decoupage, però potete tranquillamente farlo anche con i tovaglioli di carta. L'importante è che
utilizzate i veli sottili, in modo che si possa intravedere la luce all'interno, perché come potete vedere la carta riso è molto leggera, molto trasparente. Quindi vado a ritagliarmela, perché almeno così mi viene molto più comoda per maneggiarla. Non importa essere precisi, tanto ci servirà comunque per andare a ricoprire il nostro barattolo. Per questa mi vado un pochino a rifinire i bordi vicino al disegno. Considerate che io adoro questa tecnica, anche perché è una delle prime tecniche che ho imparato quando ero piccolina per fare le creazioni. Come vi ho raccontato nel video di presentazione del canale, il mio primissimo progetto creativo è stato proprio un lavoro con il decoupage, quindi adoro veramente fare le creazioni con il decoupage. Allora, adesso andiamo a mettere la colla nel nostro piattino. E poi vado a mettere un pochino d'acqua per diluire la colla. In questo modo. Adesso semplicemente quello che vado a fare, vado a spennellarmi la colla e l'acqua nel barattolo, e per prima cosa mi vado a posizionare l'immagine, quella principale, quindi mi appoggio il disegno nel barattolo e poi con la colla e l'acqua vado a passarci sopra, tentando di spianare il più possibile la carta sul barattolo per evitare che vengano delle pieghe. Parto dal centro e vado verso l'esterno, spianandomi bene il disegno. La cosa bella di questa tecnica è che ora io la sto utilizzando per realizzare una lanterna, ma essendo che la decorazione viene messa all'esterno del barattolo, potete anche utilizzarla per decorarci i vostri portapenne, per i vostri barattoli di spezie, perché comunque la decorazione rimane all'esterno, quindi all'interno del barattolo potete metterci anche la pasta, il riso, insomma quello che volete, e andarvi a decorare i vostri barattoli. Fatto questo, vado a decorarmi tutto il barattolo con la carta verde.
una volta che abbiamo ricoperto tutto il nostro barattolo, non preoccupatevi per i bordi in cima, tanto quelli poi andremo a camuffarli con un nastrino o con qualcos'altro. La carta ce la spostiamo, che tanto adesso non ci serve più. Adesso quello che vado a fare, vado ad aggiungerci dei fiorellini. Andrò a prendere le margherite, che sono un altro fiore di corrispondenza, quelle che abbiamo essiccato noi. Questi fioricini sul bianco, che il bianco è uno dei colori della festività. E vado a metterci i nostri fiori, quindi la margherita, poi un altro dei colori della festività è il rosso, quindi qui nella parte in alto vado ad aggiungere questo rametto di fiori sul rosso e faccio la stessa cosa di sotto. E poi sul resto della nostra lanterna quindi questo è il risultato. Adesso, prima di lasciarla asciugare, l'ultima cosa che andiamo a fare, andiamo a metterci gli strass. Quindi prendo le mie solite scatoline con gli strass, la mia penna per gli strass, mi vado a scegliere cosa mettere. Quindi sicuramente andrò a metterci questi che hanno la punta dorata, vedo se riesco a farveli vedere. Quindi quello che vado a fare, metto lo strato di colla,
e mi vado a posizionare gli strass. Asciugare. Una volta che è asciutta andremo a metterci a farci un passaggio di protettivo e lucidante e poi andremo a finirla di decorare con il nastro e la nostra candela. Ed ecco qui la nostra lanterna terminata e asciutta. Per fare molto prima ho lasciato, una volta che ho steso anche il protettivo, che è un protettivo comunque sempre a base di acqua, ho lasciato, visto la bella giornata che c'è oggi, il tutto ad asciugare al sole in modo che asciugasse prima. Poi tanto una volta terminata la lascerò ancora un po' ad asciugare. È venuta veramente molto bella e da accesa sarà ancora più bella. Come ultimo passaggio, quello che vado a fare, vado a mettere del nastro giallo, perché gli altri colori della festività sono oro o giallo, per andarmi a decorare la parte alta del barattolo. Quindi faccio intanto un nodo classico qui, in questo modo, e poi quello che vado a fare, faccio un altro giro in modo da andare a coprire tutto il bordo del barattolo col nastro, tirando bene. Qui mi vado a fare un altro nodo in questo modo. Adesso quello che vado a fare, vado a prepararmi un ciondolino da mettere sul davanti, molto semplice, con il rame e le stesse pietre che abbiamo usato nel video precedente, quindi il quarzo rosa e la corniola. Vado a realizzarmi un ciondolino proprio semplice in questo modo. Qui mi faccio un cappiettino, che è dove poi andremo a passarci il nastro. Mi vado ad alternare quarzo rosa e corniola, che sono due delle pietre di corrispondenza che io al momento ho a disposizione. In questo modo. Adesso quello che vado a fare è un altro cappiettino, così, e poi vado a passarmi il filo in mezzo alle pietre,
in questo modo qui, da fare così anche una sorta di decorazione del nostro ciondolo. Qui vado a fermarmi il filo che è in più, mi tolgo l'eccesso e quello che semplicemente vado a fare perdonatemi, ho un po' di tosse, mi prendo una parte in questo modo, mi prendo l'altro capo in questo modo qui e mi metto qua su in questo modo, passo il filo di sotto in modo che mi resti ben fermo così, e poi faccio un ultimo nodo per andare a chiuderlo in questo modo, poi semplicemente faccio un fiocco. Mi sistemo i bordi del nastro così abbiamo inserito anche le pietre di corrispondenza, e poi quello che vado a fare, vado a prendere due tea light sempre di colore rosso, le accendo e le vado a inserire all'interno della mia lanterna. Quindi questo è il risultato della nostra lanterna di Beltane o Beltane.